di chiudere il gradino, ma non ce la fa. Siamo fregati perché E lì mi ricordo di fare attenzione perché l'ultima volta sono caduto come un pollo un pollo sei caduto. e mi tiene. Ah, sarà qua dentro la grotta, solo che non posso andare. Ah no, non c'è il posso. Non si vede, però mamma mia che acqua, nonostante ci sia brutto tempo, Solo che non si vede sta grotta, dov'è? Ma infatti. Vabbè, comunque il paesaggio è molto bello. I camper sono più o meno laggiù. No, laggiù. Niente, per vedere queste grotte bisogna scendere, solo che non troviamo un punto dove scendere. In sicurezza, ovviamente. Ah, questo qua? O forse questo è proprio il sentiero. Ah, forse questo è il sentiero. E proviamo a scendere da qua. Ma perché forse è crollato. È crollato un po' il staccionato, tutto. Tutto crollato. Ti dico. Camper è lì, eh? Prova a scendere di lì. E gli ha paura di queste cose. Cos'è? Un'insenatura? Un'insenatura, sì. Però si chiama No, grotta. io adesso non so da lì cosa vedevate voi, ma è impressionante questi tagli che ha la roccia. No, è sfondata la grotta. Sì. Oh, guarda lì. Pazzesco. Buongiorno, allora, oggi è il 7 di marzo, stiamo tornando verso Olbia perché domani, che è domenica, domani sera abbiamo il traghetto di ritorno, perché abbiamo deciso di farci, diciamo, l'ultima settimana in giro per la Toscana, perché qua in Sardegna danno brutto tempo in questi giorni, invece in Toscana ci dovrebbe essere il sole, quindi abbiamo detto ma sì dai, facciamoci una settimana in Toscana. E quindi adesso stiamo cambiando posto, volevamo andare a delle terme, però c'è troppa gente. Perché è sabato. Perché è sabato e siccome sono anche piccole, c'è praticamente una vasca, abbiamo deciso di lasciare stare, ma ci siamo consolati con una bella mangiata, un'ultima mangiata al ristorante, molto molto buono. E adesso stiamo raggiungendo un posticino lì vicino a Olbia, dove andiamo di solito quando sbarchiamo e prima di imbarcarci. Si sta tranquilli, almeno si spera. Qua è iniziato a piovere adesso, nonostante comunque non sembrerebbe ci sia bruttissimo tempo, c'era anche il sole fino a 5 secondi fa, però in effetti è molto ballerino qua il meteo. Ma in realtà ho visto anche in Toscana non è che ci sia chissà quale bel tempo, Ma io avevo visto che c'era abbastanza sole. 3 giorni fa. Sì, diciamo che è un po' ballerino, tipo ieri siamo stati in un parcheggio 2 giorni, non sul mare, un po' nell'entroterra, non troppo, c'era comunque la spiaggia. Buongiornissimo! Oggi ultimo giorno della Sardegna, che stasera abbiamo il traghetto, meteo spettacolare, cambiato tutto, da che doveva dare bruttissimo a che è cambiato tutto, meteo fantastico. Sì, sono le 9 del mattino e io sono già praticamente in maglioncino e pantaloncini perché si muore di caldo. Infatti adesso mi metto la crema. Oh, vabbè, cambia drasticamente il meteo, è incredibile. Neanche in montagna cambia così velocemente. Comunque, ormai il biglietto è stato fatto, quindi niente, ce ne andiamo. Però oggi ci passiamo tutta la giornata a farci la tintarella, ad abbronzarci un po' con i ragazzi che abbiamo conosciuto, Anna e Tomà, e boh, niente, passeremo la nostra giornata qui, che oltretutto non c'è nessuno, ci siamo solo noi, quindi top del top. E comunque è bello, il mare è tranquillissimo.
Il mare è una tavola ed è cristallino. Wow. Mi sa che oggi ci piazzeremo qui a prendere un po' di tintarella. Porca miseria, che acqua. Ma tu... Ma cos'è? Ecco qua il camper molto 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 bello dei nostri nuovi amici che abitano qua in Sardegna. Bello, motorhome Ducato 2.5 turbo diesel, quindi identico al nostro, però motorhome. Ferro battuto, motorhome. Bella fresca. Così. Il nostro amico Tommaso ha messo la muta, In realtà. piano piano si sta ambientando. Ma lui è bretone, quindi è abituato all'acqua congelata. E lei di Varese, quindi lo stesso è abituato all'acqua congelata. Sante! Salute. Buonasera, noi siamo al porto. Stiamo aspettando ovviamente che ci imbarcano, sono le 6:40, ci partirà alle 9:30, quindi ci imbarcheranno più o meno penso per le 8. Volevo assolutamente dirvi questa cosa qua perché la Sardegna è proprio per noi sempre la Sardegna, cioè non c'è niente da fare, andiamo ovunque ma è sempre il nostro metodo di paragone per qualsiasi posto, cioè noi la amiamo tantissimo, ma soprattutto anche per la gente, capito? Adesso questi due nostri amici che avevamo conosciuto qua 3 anni fa mi sembra, se non sbaglio, in quest'ultimo posto dove tra l'altro abbiamo conosciuto anche questi ragazzi qui, Anna e Tomà, prima di andare via ci hanno riempito di limoni del loro albero, ma guardate che meraviglia, che meraviglia, c'è riempito un sacchettone pieno. Poi, roba meravigliosa, salsiccia fatta da loro in casa, meraviglia, e una mezza cacciotta che ho messo in freezer perché, vabbè, io non lo mangio perché non posso purtroppo, Stefano non gli piace quindi lo porterò a casa, però, cioè, la gente proprio sarda, non lo so, è proprio nel cuore, noi ci siamo trovati bene ogni anno che siamo venuti qua, ogni anno, sempre. Sì, è vero, è molto difficile trovare spazzatura in giro, se butti alcune spazzature in quei bidoncini tipo da parco così nei paesi la gente si arrabbia, però carichi e scarichi non ce ne sono, comunque sono difficili da trovare, quindi sì, è vero, come servizio camper fuori stagione è un delirio, però i posti che ci sono, la tranquillità che c'è, l'acqua, la temperatura, i sardi, poi si mangia benissimo, cioè è una roba meravigliosa. Vorremmo avere veramente la possibilità di venire molto più spesso e soprattutto in tante stagioni, in tante varie stagioni, che siamo già abbastanza venuti in quasi tutte le stagioni qua in Sardegna, però vorremmo avere veramente la possibilità di venire molto molto più spesso. Adesso vediamo quando riusciremo di nuovo a tornare e spero molto presto. Chi è? Chi è? Vigili del fuoco. Ma pensa. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo sbarcati a Livorno stamattina. Tutto bene, il viaggio tutto bene. E adesso siamo in un posto vicino... Dove vicino? Sopra Livorno, comunque dovrebbe essere al mare. Adesso qua è tutto divieto, io non so se si può stare o non si può stare. Lì c'è un camper di, non lo so, tedeschi forse, e basta. E poi, si sta bene perché non c'è vento, anche se non c'è il sole.
e siamo arrivati adesso. Andiamo a vedere, di là dovrebbe esserci il mare. Ovviamente i parcheggi della Sardegna ce li scordiamo assolutamente, ma lo sapevamo già, però almeno qui non c'è vento. E a fianco al cartello di divieto transito, boh. Ecco qua il mare, il parcheggio è laggiù. Comunque sì, non sono arrivati, però anche qua se c'è stata la mareggiata comunque ha portato un sacco di legno, tronchi, canne di bambù. Poi qui hanno anche costruito delle capanne. ci hanno costruito delle capanne. Abbastanza selvaggio anche qua comunque, devo dire. C'è niente, carino. Lontanissimo per noi dal mare, che siamo abituati ad averlo in faccia, però vabbè, non è che possiamo volere tutto. No. Qua stanno proprio costruendo capanne. Guarda che roba. È stato portato dalla mareggiata. Ci sono i pescatori. Ah, si pesca qui. Ecco il mare. Di nuovo. Ancora. Pulita l'acqua. Sì, è pulita. Boh. Chissà se si può stare qui. Buongiorno, oggi è il 12 marzo, giovedì, e noi siamo di rientro. Siamo stati un po' in Toscana da lunedì a oggi, praticamente, anzi a ieri, e oggi rientriamo. Abbiamo deciso di rientrare un giorno prima, così che almeno potessimo fare i nostri giri di saluti ai parenti e tutto quanto, e poi così che poi lunedì andiamo via, da noi però via. Quindi partenza, il camper è sempre tutto così quando partiamo. Bon, qua sta diluviando, infatti c'è un pantano assurdo, e infatti sono molto curiosa di vedere se riusciamo a spostarci da qua. Ok, siamo riusciti a uscire. Con un po' di difficoltà, Un pochettino di difficoltà, devo dire. Ma questo perché abbiamo le gomme ormai vecchie. Queste sono delle Michelin Cross Climat, per chi volesse saperlo. E a gennaio hanno fatto 4 anni che ce l'abbiamo. E noi ovviamente le abbiamo usate bene bene, perché avranno su 70.000 km queste gomme. E quindi ormai sono diventate un pochettino di cartone, sono un po'. Però io voglio tenerle, se riesco, fino a gennaio prossimo, così fanno 5 anni e poi le cambio. E con questo meteo benché uggioso si rientra. Buongiorno. Guarda che dispiacere, lì c'è tutta la sabbia nella. Quanti già. ricordi? La Madonna, è passato Quanto mica tempo un fa? mese. Là. Quanto è passato? Una settimana? No, neanche, giovedì siamo tornati. Ah, Ah beh no, però però eravamo in Toscana dalla Sardegna siamo tornati. Siamo tornati? siamo tornati Domenica, lunedì. Lunedì. Quindi oggi Tutta è bagnata. il 16 marzo, noi lunedì siamo rientrati dalla Sardegna, ci siamo stati un paio di giorni in Toscana e poi giovedì siamo rientrati a casa a Torino. Adesso siamo però già via, nel senso che siamo in un nostro posticino in pianura, perché in montagna è nevicato troppo e non ci sono più posti secondo me raggiungibili per noi. Più che altro non puoi scendere, devi metterti gli scarponi, devi coprirti troppo, qua si sta in maniche corte. Spettacolo. Siamo sempre nel solito posticino che eravamo stati anche l'ultima volta, con Andre, che è tornato dall'Islanda. Sì, perché Andre è andato all'Islanda, non so se ve l'avevamo detto. Non mi ricordo, comunque ha fatto un viaggio in Islanda con l'aereo e ha visto l'aurora boreale, bellissima, fantastica, quindi è tornato, abbiamo detto ma sì, vediamoci così ci racconti qualcosa, e quindi adesso siamo qua, e tra l'altro tra un po' ci raggiungerà anche Marco, che non vediamo da quando siamo partiti dalla Sardegna, tra l'altro, quindi un mesetto e più. Bene, 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 la giornata è molto piacevole.
aggiungerei anche una cosina in tutto ciò, che mentre noi eravamo via ci è arrivato un pacco che stavamo aspettando da uno sponsor, che la sponsor si chiama Atoto, ed è questa. Perché mi sono fatta spedire questa? Perché dall'ultimo incidente che c'è stato quando ci hanno tamponato ho deciso che io voglio assolutamente una telecamera dietro che riprenda da in alto e in basso, categorico. È una cosa secondo me essenziale tanto quanto la dashcam, essenziale. E quindi in quel periodo la Toto mi ha contattato, mi ha chiesto se volevamo collaborare, ho detto molto volentieri, e quindi mi sono fatta mandare questa, che tra l'altro questa qua va bene perché non è la classica a incastro, e allora forse questa è la soluzione. Adesso vi faccio vedere un po' lo spacchettamento, che tra l'altro lo apro insieme a voi. Allora, questa intanto è la scatola. Apriamo. Sempre comunque emozionante aprire dei pacchi. Ah, qua tra l'altro c'è la schedina di memoria da 256 GB, quindi molto comodo. Eccolo qua, questo è lo schermo, guardate, vedi. Questa è la telecamera dashcam, tra l'altro fa anche, e questa è una telecamera interna, comoda, comunque sia. E poi abbiamo sì, perché qua puoi anche mettere a quanto pare la scheda SIM, probabilmente per collegarla a qualcosa, avere qualcosa. Adesso comunque devo ancora leggere un po' di cose. Qua ci sono le guide, c'è il manuale di installazione, prettamente in inglese chiaramente, quindi imparerò l'inglese. E poi qua ci sono vari accessori. Ah, questa è la pellicola, pensa, pellicola per lo schermo, 2 tra l'altro ce ne sono, fantastico. E poi qua c'è tutto il resto che in questo momento non saprei identificare. Vabbè, a parte la presa della 12 volt, questa dovrebbe essere l'antennina, questo non lo so, una base probabilmente. Poi c'è chiaramente il, ecco, questo non ho capito cosa sia, dovrei, poi imparerò tutto adesso e poi vi spiegherò man mano. Questa è la telecamera, l'altra telecamera. Vediamo un po'. Va bene, adesso imparerò e poi vi farò sapere. Ok, allora gli ho collegato la staffa che questo poi andrà a appoggiare da qualche parte davanti. Questo è lo schermo che si presenta, purtroppo gli ho fatto venire un po' di bolle e vabbè. Questo si presenta da dietro. Continuiamo. Eccolo qua. Dunque, l'ho collegato a questa cosa qua, che non ho ancora ben capito cos'è, però è una sorta di tipo collegamento dove posso, invece che utilizzare qui, posso utilizzare questo per comandare. Infatti c'è rispondi alla chiamata, oppure torna indietro con la musica e chiudi la chiamata, oppure vai avanti con la musica, passa da una telecamera all'altra, registra dalla telecamera. Insomma, non ho ben capito ancora come funziona, però si presenta così, con questi cavi, che praticamente uno va alla 12 volt e l'altra va chiaramente attaccata dietro alla power, e si accende la telecamera, cioè lo schermo con la telecamera qui dietro, che appunto, come vedete, riprende. E adesso ho cambiato la lingua, già sono andata qui nelle impostazioni, impostazioni, era
qui dove c'è l'omino, lingua e input. Io ho già messo l'italiano, ho tolto l'inglese perché vabbè, non sono capace.